Rieccoci per un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Romantic Tarot per quanto riguarda appunto gli arcani, e useremo anche gli oracoli delle fiamme gemelle di Agatha Giordano. Quindi ci faremo aiutare anche da una finale lettura in più appunto data da questi meravigliosi oracoli. Ovviamente, come potete notare, utilizzeremo i Romantic Tarot, di conseguenza si parlerà chiaramente d'amore. Amore per quanto riguarda una vostra ex storia con una persona di cui non sapete più granché, quindi una storia che si è chiusa, si è interrotta qualche tempo fa e siete qui per cercare di capire questa persona dopo l'interruzione della vostra storia, come ha continuato per la sua strada, da un punto di vista però chiaramente, ragazzi, sentimentale. Quindi se ha incontrato qualcun altro, se si è magari fidanzata di nuovo questa persona, addirittura ha iniziato storie un po' più profonde che possono aver portato al matrimonio, ad una convivenza, ad un fidanzamento vero e proprio. Dunque vogliamo cercare di capire come è andata, come è proseguita la sua vita da un punto di vista affettivo dopo avermi lasciata. Ha capito che in qualche modo avermi perso è stato un errore? Mi rimpiange? Mi ripensa? Ha anche magari pagato per il male che può avermi causato? Ha compreso i suoi stessi errori? Quindi, per quanto riguarda il cuore, ad oggi, la condizione di questa persona, com'è, com'è stata e ovviamente come sarà. Quindi ci facciamo aiutare da questo meraviglioso mazzo che ci parla ovviamente molto più di tanti altri mazzi d'amore, proprio perché le immagini sono assolutamente evocative, molto chiare, anche perché ci rimandano alle 4 città per eccellenza deputate appunto all'amore romantico, cioè Venezia, Vienna, Roma e Parigi. Dunque cerchiamo di capire con il metodo della croce semplice, quindi metodo a 5 carte, il passato, il presente, 2 carte in riferimento al futuro, che però ovviamente hanno 2 posizioni ben differenti, e io comunque ve le spiegherò ovviamente durante la stesa, e carta centrale, gli ostacoli effettivi nella vita di questa persona. Successivamente utilizzeremo appunto gli oracoli delle energie, le fiamme gemelle di Agatha Giordano, proprio per, diciamo, estrapolare un pensiero, qualcosa che questa persona non vi ha mai detto, ma che se potesse sentirvi, scrivervi, vi direbbe. Allora, momentaneamente allontaniamo solo momentaneamente il mazzo di oracoli per far spazio ovviamente appunto al mazzo di arcani e dunque alla stesa principale. Io inizio a mescolare il mazzo come sempre e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo di capire la persona che vi ha colpito tanto il cuore, sia in positivo che però purtroppo anche in negativo dopo la vostra rottura, il vostro allontanamento, come vive la sua vita sentimentale lontano da voi, come l'ha vissuta dalla fine della vostra storia, come la vive nel presente. Ha pagato per il male che mi ha fatto? Ha compreso i suoi errori? Gli manco? È pentito? Ha nostalgia di me? Mi rimpiange? Vediamo un po'. E cerchiamo anche di capire un po' il futuro di questa persona, quindi come potrebbe evolvere effettivamente la sua vita sentimentale, magari anche farsi risentire, cercarlo. Vediamo un po', dai. Quindi con il metodo della croce semplice avrete ovviamente capito il metodo temporale, non quello classico. Vediamo un po'.
Ok, perfetto. Adesso le sistemo meglio, ragazzi. Allora, tiriamoci su le maniche della camicia, perché sennò mi tiro dietro sempre tutte le carte. Ok, perfetto. Allora, iniziamo dalla prima posizione, quindi il passato. Passato in che senso? Il passato che si riferisce e che va dal momento in cui vi siete appunto lasciati sino ad oggi. Ok? Quindi mesi scorsi, settimane scorse, magari anche anni scorsi, a seconda appunto di quando è avvenuta la vostra chiusura. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Guardate un po', questa carta è direi piuttosto esemplificativa. Allora, qui abbiamo una persona che spia, guardinga, in maniera per nulla soddisfatta, quasi invidiosa. Una coppia felice che amoreggia. Il 9 di bastoni, guardate, ci parla di qualcuno che vorrebbe avere qualcosa che però non ha. Vorrebbe raggiungere qualcuno che non ha più, che non avrà mai. Questa persona è lui. È lui che dietro a questa pur bella cancellata non riesce a raggiungere la felicità, non riesce ad avere un rapporto diretto con l'amore, quel rapporto che lui vorrebbe avere. Quindi guarda gli altri, spia gli altri, ne è invidioso, perché è una persona sola, vedete? È una persona sola, frustrata, non ha nessuno al suo fianco. Chi spia? Gli altri, in senso lato, in senso generico, amici, coppie che magari sono felici, no? Al posto suo. O magari anche voi, ragazze. Nel caso in cui voi abbiate, anche voi, avuto un compagno dopo questa persona, o nel caso comunque abbiate per esempio sui social postato delle scene di vita quotidiana, in cui appunto mostravate comunque il vostro benessere, la vita che va avanti, perché deve andare avanti la vita, ragazzi. La vita è un dono talmente bello e prezioso e unico che deve andare avanti. Ecco, questa persona vi ha visto andare avanti e questa cosa non gli è piaciuta e quindi questa persona non mi piace. Il 9 di bastoni ci parla di diffidenza, ci parla di un isolamento, come tutte le carte ovviamente di grado 9, ci parla di una solitudine, che però non è un 9 di coppe, che è comunque una solitudine soddisfacente, un 9 di denari, che porta comunque a un appagamento. Qui abbiamo il 9 di bastoni, quindi ci parla di insoddisfazione, di desideri repressi, vedete? Di castrazione, di autolimitazioni imposte, primariamente ovviamente da se stesso, ma anche ovviamente dagli altri. Cioè questa persona, a mio avviso, in maniera direi piuttosto arrogante, ecco perché non mi piace questa persona già in apertura con questo 9 di bastoni, questa persona pensava, e non vorrei dire sperava, che in qualche modo voi avreste sofferto o comunque che non vi sareste rifatte una vita, che non sareste andate avanti. Questa non è una persona felice delle felicità altrui. Questa è la classica persona invidiosa che ovviamente non ha la felicità, ma perché non vuole averla, non sa maneggiarla. Guardate che ragazzi, il cancello è semplicemente chiuso, si può aprire, ma lui non lo apre, preferisce stare lì, guardare, a spiare, perché non si fida, ve l'ho detto. Una delle definizioni, direi forse la definizione manualistica più classica del 9 di bastoni è la diffidenza.
Quindi in qualche modo l'imporsi una lontananza, vedete, un distacco dagli altri, quindi anche dalla felicità, quindi anche dai rapporti umani e ovviamente dall'amore, il rapporto umano per eccellenza, direi, che unisce magicamente due persone, due corpi, due cuori. Ecco, questa persona, tenendosi così a distanza, si autolimita. In realtà qui è validissimo il che a causa del suo mal pianga se stesso, perché questa persona, vi ripeto, anche lui, come voi, ha tutta la vita davanti, ma lui sceglie di non scegliere. È una persona a volte un po' arrendevole, è una persona che vorrebbe spiccare il volo, imitare gli altri, quegli altri che lui tanto invidia, ma non riesce a farlo, perché si impone di fermarsi, perché non si fida degli altri, perché diffida di lasciarsi andare in uno dei rapporti più coinvolgenti, che ci può essere il rapporto d'amore, che implica chiaramente un darsi tanto all'altro. Il rapporto d'amore è un rapporto che può essere meraviglioso, ma può comportare chiaramente anche dei rischi, delle sofferenze, perché no, delle delusioni. Questa persona non vuole affrontare tutto questo. Questa è una persona che preferisce fingere grandezza, perché è una carta di grado 9, ma in realtà è una persona profondamente sola. È una persona che non è mai, almeno in passato, riuscita a vedere soddisfatti i propri desideri. Con il 9 di bastoni, ragazzi, non vi nego che questa persona potrebbe in qualche modo aver anche pensato di contattarvi, ma non l'ha fatto, perché in realtà queste due persone che si baciano potreste anche essere voi due, quindi il ricordo di voi due o comunque il desiderio che questo potesse accadere, ma questa persona non ha mai osato, perché questa persona ha soffocato i propri sentimenti. Questa è una persona che ha creato una barriera, non solo tra lui e voi, ma anche tra lui e l'amore. Questa è la carta in questo mazzo definita del bacio spiato. Quindi questa è una persona che obiettivamente ha cercato di bloccarsi e di bloccare anche qualsiasi tentativo potesse essere fatto, per esempio, da terze persone. Questa è una persona vissuta sempre nella solitudine, quasi anche, direi in maniera un po' masochistica, godendo di questa solitudine, come se questa persona a volte si appaghi del suo stesso dolore. Quindi, vi ripeto, ha un atteggiamento che decisamente non mi piace. È una persona che tende ad attendere, provoca dei ritardi voluti, vi ripeto, una sospensione temporanea da, per esempio, il contatto, ma anche magari dal vedervi, pur magari potendo. Questa è una persona che si perde nel classico bicchiere d'acqua, perché vi ripeto, il cancello si può tranquillamente aprire, cioè le contrarietà sono comunque superabili, non è una torre, ma questa persona temporeggia troppo. Questa persona, diciamo che intavola delle trattative che durano troppo a lungo. È una persona che cerca troppa prudenza, troppa discrezione, troppo autocontrollo. Non si lascia andare al sentimento, alla passione. O almeno, in passato non l'ha fatto, dopo aver lasciato voi, dopo essersi allontanata da voi. Il 9 di bastoni non è una carta che ci parla però obiettivamente di grandi rimorsi, almeno in passato. Perché ci parla, vi ripeto, di una persona un po' rabbiosa comunque, una persona invidiosa, di una persona non felice, che spia la felicità degli altri, però in maniera frustrata e frustrante. Quindi è una persona che obiettivamente ha vissuto dei momenti anche di contrasto, di svantaggio, di ostacoli, di difficoltà insormontabili. Potrebbe rappresentare anche dei problemi di salute, perché ovviamente questa barriera
Quindi questo cancello potrebbe rappresentare anche degli infortuni, delle malattie, comunque i problemi di salute, qualcosa che ha impedito a questa persona in qualche modo di vivere un nuovo rapporto d'amore soddisfacente. Quindi può rappresentare stress, può rappresentare pigrizia, scarsa motivazione. Quindi vi posso garantire che però ad una delle tante domande che comunque abbiamo posto per quanto riguarda questa stesa, cioè questa persona ha pagato? Assolutamente sì. Vi ripeto, è sicuramente una persona che non ha vissuto bene, anche a causa sua, ma non ha vissuto bene. Il 9 di bastoni, vedete, ci parla anche di inganni, di menzogne, di tradimenti, vedete, di sotterfugi, piccoli ricatti e anche magari scandali. Quindi questa persona potrebbe non essersi comportata in maniera del tutto pulita e qualcuno potrebbe in qualche modo averlo scoperto, cioè per esempio potrebbe essersi legato per esempio alla conoscenza o alla frequentazione di una persona impegnata per poi essere ovviamente scoperto. Quindi in realtà questa persona si è ostinata lungo un percorso assolutamente non saggio. Questa persona non ha neanche voluto scendere a compromessi con voi, con quello che è accaduto tra di voi, quindi non c'è molta saggezza, non c'è molta diplomazia, non c'è voglia in qualche modo, non c'è stata voglia comunque di riprendere un dialogo. Quindi questa persona è come se in qualche modo avesse perso la sua lotta con quelle che sono le avversità della vita. Si è un po' arresa questa persona, Però obiettivamente, vi ripeto ragazzi, proprio per errore suo, perché questa non è una persona che in qualche modo ha cercato una via d'uscita. Direi proprio di no. Vediamo però a questo punto nel presente, quindi se la situazione di questa persona in qualche modo è cambiata. E qui abbiamo un altro 9 di coppe. Allora, sicuramente, come vi ho detto prima, appunto parlando del 9 di bastoni, parliamo di una persona comunque ufficialmente, tendenzialmente single, ma con molte frequentazioni, perché il 9 di coppe ci parla comunque di una persona che sta cercando, vedete, più possibilità per poter in qualche modo iniziare delle piccole frequentazioni. Non è un asso di coppe, non è un 2 di coppe, è un 9 di coppe. Quindi è una persona che non vuole legami stretti, legami importanti. Potrebbe anche avere una compagna, ma ahimè, purtroppo per lei, è una persona che svolazza di nido in nido. Quindi non è una persona fedele. Vuole più frequentazioni contemporaneamente. Non è un 7 di coppe, non c'è la scelta, non è la carta degli amanti. Cioè, una persona che, per carità, può essere anche magari corteggiata da più persone e sta scegliendo quella con cui ovviamente iniziare qualcosa di più profondo. In questo caso no. Il 9 di coppe ci parla di più opportunità, che vedete come queste coppe sono tutte tenute sul tavolo. Guardate, allora, voi sapete che ragazzi le carte vanno viste anche e analizzate da un punto di vista iconografico, è fondamentale, no? Vedete, lui stringe forte a sé questa stupenda donna, però vedete, lo fa in maniera molto furba, quasi canzonatoria. Questa è una persona che vuole conquistare la bella donna di turno, vuole godere del rapporto con questa donna, anche proprio a livello fisico. Ma guardate, qui comunque ha tante coppe dalle quali bere, proprio come sta facendo appunto questa colomba. Quindi in realtà questa persona sa evidentemente di poter avere più corteggiatrici o comunque più persone che la cercano, lo cercano. Quindi è chiaro che in questo caso
questa persona ha tutto il desiderio e l'intenzione di usufruire di tutte però queste persone che ne pretendono l'attenzione. Quindi non vuole vivere in maniera pulita. Questa è una persona che, vi ripeto ragazzi, non ha capito molto, perché la carta del 9 di coppe è un'altra carta che non ci parla, come vi dicevo, del 9 di bastoni, di saggezza, di ravvedimento. Quindi questa è la carta dell'appagamento. Questa è una persona annebbiata da distrazioni, troppe distrazioni, e quindi è difficile decidere. Quindi è una persona che in realtà sta volando di fiore in fiore, e lo fa proprio perché non ha intenzione di stringere un rapporto che sia duraturo. Non vuole una persona fissa al suo fianco. Questa è una persona che in questo momento ha voglia di godere, di appagarsi, di divertirsi e nulla più. Non è una persona che sta vivendo in maniera seria, nel presente, qualsiasi tipologia di rapporto che questa persona vada a vivere o instaurare. È una persona che, al contrario, sta manifestando molta immaturità, incertezza, incapacità di scelta. Quindi, non sapendo scegliere quale tra le tante persone, le frequenta tutte. Vedete? È mascherato, ma anche lei è mascherata. Cosa significa questo? In questo caso, vedete, questa coppia non è mascherata. Che lui conosce persone delle quali conosce poco, sa poco. La cosa non lo turba più di tanto perché non vuole approfondire ovviamente il rapporto, e anche lui nasconde una buona parte di sé. Quindi è una persona bugiarda che frequenta persone altrettanto bugiarde. Lui invidia i rapporti puliti, vedete, alla luce del sole, ma non è capace di portarli avanti. Quindi vi ripeto, è una persona che ha più frequentazioni, proprio perché il 9 di coppe ci parla proprio di abbondanza, quindi più conoscenze, più frequentazioni. È una persona che si lega alle altre persone per ottenere qualcosa in cambio, quindi a pagamento fisico prevalentemente, ma anche dei momenti di gioia, ma nulla di più, perché vi ripeto, non è un asso di coppe, cioè questa persona vuole vincere, che cosa? Il suo trofeo, la notte di fuoco con la donna più bella. Quindi in realtà è una persona che non vuole dei progetti veri e propri, e anche nel caso in cui abbia una compagna, ovviamente gestisce più storie parallelamente. Quindi in questo caso sicuramente questa donna non è fortunata, poiché è già stata tradita più e più volte, ma soprattutto una donna che non conosce bene l'uomo che ha al suo fianco. O comunque tutte queste altre donne che pendono magari anche dalle sue labbra, perché il 9 di coppe ci parla di successo, quindi molto probabilmente è una persona molto ammirata, ma non sanno che razza di uomo è obiettivamente, perché vi ripeto che è una persona che manca spesso di buon senso, che vive i rapporti in maniera sregolata, ok? E che è una persona che vuole mantenere intatta la propria indipendenza. Quindi non è una persona che ad oggi, in questo momento, vuole un rapporto fisso. È una persona che ha ancora voglia di spostarsi, di muoversi. Tra l'altro, le carte di grado 9 rappresentano solitamente dei viaggi. Quindi è una persona che potrebbe spostarsi per lavoro o anche all'estero e lì frequentare più donne. Quindi, per esempio, nel momento in cui è in patria, ha una compagna o altrettante frequentazioni. Nel momento in cui parte per i suoi viaggi, conosce altre persone e ovviamente le frequenta in maniera molto libertina. Ma vi ripeto, poco gli importa, Non è una persona che in qualche modo ha una vita affettiva regolare e non la vuole, non la sta cercando. Quindi questa è una persona che obiettivamente, da quando evidentemente ha interrotto il rapporto con voi, non ha trovato l'amore. Non si è mai innamorata questa persona, assolutamente mai.
ha sempre invidiato l'amore negli altri, questo sicuramente, ma è una persona che ad oggi ha sempre cercato ragazzi, anche se non mi piace questo termine, però semplicemente degli svaghi o persone che in qualche modo volevano esattamente questo, degli svaghi. Però questa persona non si è mai innamorata, non è felice. Sentimentalmente questa persona è sola. 2 carte di grado 9, ve l'ho detto prima, la solitudine interiore. Poi può frequentare 1000 donne, come ci suggerisce proprio 9 di coppe, ma è una persona sola. Obiettivamente è una persona che vuole rimanere sola, proprio perché evidentemente non ha ancora trovato quella persona che gli faccia scattare quel qualcosa in più da farlo innamorare perdutamente. Quindi è una persona che obiettivamente da quando ha lasciato voi o da quando comunque si è interrotto il rapporto con voi non si è più innamorata. Sentimentalmente non è una persona pagata, sta cercando semplicemente, soprattutto, vi ripeto, nel presente degli svaghi, nulla di più. Allora, queste 2 posizioni, come vi ho detto all'inizio, rappresentano il futuro, ossia nella posizione più alta appunto della croce semplice si parla di futuro per quanto riguarda ciò che accadrà indipendentemente dalle azioni del soggetto della stesa, quindi la linea di tendenza futura in riferimento al karma, quindi l'imprevisto, l'inaspettato, l'inatteso, ciò che in qualche modo arriverà come sorpresa oppure ostacolo nella vita di questa persona, a prescindere da ciò che lui può volere o non volere. In quest'ultima posizione, invece, c'è la carta della sentenza finale, quindi ciò che effettivamente e concretamente accadrà sentimentalmente a questa persona. Allora, iniziamo con la posizione appunto alta della stesa, ossia appunto la linea di tendenza futura. Vediamo il karma se darà un aiuto, una mano a questa persona. E qui abbiamo il fante di spade. Questa persona ha il vizio comunque di spiare, perché il fante di spade rappresenta proprio la persona che tende a tenere gli altri sotto controllo, rappresenta proprio chi spia, ovviamente per quanto riguarda la nostra epoca moderna, per esempio sui social. Quindi ovviamente ragazze, nel caso in cui voi abbiate avuto il sospetto che questa persona possa ovviamente avere delle vostre informazioni, sapere qualcosa di voi perché vi spia, ve lo assicuro, cioè vi do la conferma al 100%, perché il fante di spade rappresenta proprio l'impiccione, quindi colui che in qualche modo non riesce a farsi i fatti suoi e tende a spiare l'oggetto reale del suo desiderio. L'unica persona che ancora lo porta in qualche modo a sognare, a sperare. Rispetto agli altri 3 fanti però, quindi fante di bastoni, fante di coppe e fante di denari, che comunque, anche se con tempistiche diverse, si muovono, purtroppo il fante di spade è l'unico che non si muove, quindi rimane fermo perché è lì a spiare. Quindi sicuramente nell'immediato futuro non vi aspettate che questa persona possa contattarvi, perché tanto questa persona le informazioni che cerca di voi già ce le ha. Ora, le modalità con le quali questa persona vi contatta sono tante. Parliamo di spade, quindi qui c'è un mentale molto fervido, è una persona furba, quindi tornando al discorso social, attenzione per esempio ad account fake, potrebbe nascondersi dietro un'amicizia o un profilo falso che non appartiene alla persona postata e pubblicata. Magari ha preso delle foto da delle riviste, comunque è una persona che potrebbe spiarvi in questo modo, quindi attenzione ai vari profili.
o comunque una persona che potrebbe spiarvi attraverso il profilo di un'altra persona. Cioè, per esempio, un amico che avete in comune. Ovviamente voi non sapete di averlo. O nel caso in cui voi lo sappiate e nel caso in cui voi non vogliate che questa persona sappia di voi, evitate questa amicizia, se non altro almeno sui social, perché il fante di spade, ma io ve l'ho già detto dall'inizio ragazzi che questa persona mi piace molto poco, rappresenta una persona che, vi ripeto, non si muove, non agisce, non ha coraggio, ma è una persona che continua comunque ad informarsi sulla vostra vita, e questo non va bene, perché lo fa in maniera un po' morbosa, in maniera un po' ossessiva. Tutte le carte di spade ci parlano comunque di persone anche potenzialmente gelose, quindi questa è una persona che potrebbe non aver mai in qualche modo dimenticato ciò che voi siete state per lui e ovviamente considerarvi ancora parte della sua vita emotiva, nonostante per esempio la rottura. Quindi potrebbe comunque essere una persona particolarmente possessiva. E ragazzi, come io ripeto sempre, mi raccomando, attenzione a questo tipo di persone, perché una gelosia del genere può comunque sfociare in comportamenti sbagliati, aggressivi e a volte anche pericolosi, come ci riportano purtroppo i troppi e dolorosissimi casi di cronaca. L'Italia è stata funestata da continue notizie di eventi tragici legati proprio a persone che non ammettono la chiusura di una storia, a prescindere dalle motivazioni, che quindi trattano gli altri come un mero possesso, come un oggetto. Tu mi appartieni, come può appartenerti una penna, come può appartenerti una borsa, come può appartenerti una pentola. Una persona non è né una penna, né una borsa, né una pentola, né un oggetto. È un essere umano che ha prima di tutto diritto di scegliere della sua vita, del suo corpo e del suo cuore. Questo lo dirò sempre, ragazzi. Voi non siete di nessuno, voi siete di voi stesse. Amatevi di più, allontanatevi da questo tipo di persone. D'accordo? E ve lo ripeto, da donna, da tarologa, ve lo ripeto da psicopedagogista, ve lo ripeto dall'inizio del canale, ragazze. È fondamentale tutelarsi da questo tipo di persone, perché parliamo di un personaggio di spade, quindi una persona che, vedete, non ha mai spento la luce del sentimento, del desiderio che prova per voi. Non ha mai pensato che tra voi ci fosse una fine. E quindi agisce con astuzia e intelligenza, con appunto la speranza di poter in qualche modo un giorno riprendere il rapporto con voi. Ma non lo fa per ora, poi sicuramente controlleremo meglio questa posizione, la posizione della sentenza. Ma cosa c'è, ragazze, che non mi piace di questa persona? Il fatto che qui non c'è una carta, per esempio, quale l'eremita, cioè non c'è una persona che si è fermata a pensare, ma perché il nostro rapporto è finito? Cosa è accaduto? Dove ho sbagliato? Come posso rimediare? No, nulla di tutto ciò. Qui abbiamo un 9 di bastoni, quindi una persona che egoisticamente si è chiusa all'amore, anzi ha spiato invidiando gli altri. Poi abbiamo un 9 di coppe, una persona che si sta dando alla pazza gioia, più frequentazioni e anche eventualmente al tradimento di una compagna nel caso in cui ce l'abbia. E in futuro abbiamo ancora una persona che imperterrita va avanti a spiare gli altri, perché evidentemente non ha mai visto la fine del vostro rapporto. Ma questa non è una persona che si è fermata a pensare. Qui non c'è una carta di riflessione, non c'è la carta della morte, non c'è la carta, per esempio, della guarigione, cioè della temperanza, non c'è l'angelo del giudizio o la carta del mondo. Qui non c'è una persona che si è fermata a pensare.
Qui c'è una persona che agisce in maniera egoistica e solipsistica. Le carte di grado 9 a livello numerologico, vi ripeto, ci rimandano alla solitudine, non alla molteplicità, alla solitudine dell'uno, dell'individuo, che pensa di bastare a se stesso. Ma in realtà in amore non puoi bastare a te stesso. Narciso si era innamorato della propria immagine, quindi attenzione anche a potenziali personalità, dai tratti narcisistici, cioè questo è un individuo che in realtà pensa di avere ancora troppo potere, obiettivamente, anche in riferimento per esempio alla vostra storia, ma anche alla propria vita. Cioè questa è una persona arrogante che pensa di poter gestire la vita come vuole, ma non è una persona felice. Perché ragazzi, pensate che una persona che spia gli altri è una persona felice? Guardate questo fante come è solo. Questa è la carta del servitore d'amore, ovviamente in accezione negativa, quindi è una persona che, vi ripeto, si dedica agli altri in maniera quasi ossequiosa, perché di sé non ha nulla, appunto è un servitore, non è un capofamiglia, non è la regina di casa, la regina del focolare. Questa è una persona che non ha nulla e che spia gli altri, voi in particolare, per invidia. D'accordo? Vediamo a questo punto, in questa posizione, il futuro, cioè obiettivamente che cosa accadrà nei prossimi mesi, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ragazzi, qui a seconda ovviamente delle tempistiche identificate ovviamente dall'arcano. Che cosa accadrà, quindi se questa persona agirà in qualche modo nei vostri confronti oppure no. No, qui abbiamo il 2 di bastoni, di nuovo una carta di attesa, una persona che cerca di organizzarsi. La carta del 2 di bastoni ci parla di organizzazione, ci parla comunque di cercare di capire come muoversi. È una persona che sta ancora pensando a quale delle due strade intraprendere, quindi eventualmente se tornare da voi oppure continuare semplicemente a spiarvi. Le carte di grado 2 rappresentano comunque una stabilità, che nel 2 di coppe è una stabilità d'amore, è il ritorno d'amore, l'unione tra due persone che si amano. Ma nel caso per esempio del 2 di spade, del 2 di bastoni o del 2 di denari rappresentano comunque anche molto più in maniera accentuata l'accezione negativa della fissità, dell'immobilismo, della stagnazione. Cioè questa è una persona che non si muove, pensa tanto, riflette tanto, ve l'ho detto con il fante di spade, qui c'è un enorme mentale, per cui questa persona non prende in mano la propria vita, non prende in mano il proprio cuore, qui non abbiamo amore. Questa persona è innamorata di un'altra persona? No. Troverà la donna della sua vita? No. Mi sostituirà? No. Ha riflettuto sul male che comunque può avermi fatto? No. È una persona fortemente egoista? Assolutamente sì. Mi spia? Assolutamente sì. È appagata sentimentalmente? Però assolutamente no. È una persona infelice, una persona sola, può avere tutte le donne che vuole, può cambiarne una ogni sera, ma non è una persona felice, è una persona sola. Non è una persona innamorata e non è una persona che ha qualcuno che l'ami. Io qui non vedo una papessa, non vedo una regina, non c'è un'imperatrice. Quindi in realtà sì, è vero, può essere ammirato, desiderato, ma da donne come lui. Cosa vi ho detto con il 9 di coppe? Anche questa donna è mascherata. Quindi frequenta donne esattamente come lui, quindi pensate un po' voi che connubio d'amore. È una persona sola, è una persona che nel cuore non ha nulla, ha solo il pensiero costante e morboso di voi e si informa in maniera morbosa di voi perché è ancora accesa la fiamma del desiderio, del pensiero che tra voi possa comunque non essere in realtà mai finita e mai finire. Ma abbiamo la carta del 2 di bastoni, questa persona non si muove, non si muoverà, non è una persona che per il momento agirà in maniera concreta, riflette, pensa come organizzare la cosa, come potervi per esempio contattare, come potersi muovere, se farlo o meno, oppure proseguire per la propria strada, ma non è ad oggi una persona in grado di muoversi, quindi è ancora
una carta d'attesa, il 2 di bastoni. Inoltre, il 2 di bastoni ci può parlare anche, vedete, qui abbiamo la compresenza di due persone, quindi di due uomini. Quindi questa persona potrebbe temere la presenza di un rivale, quindi potrebbe dedurre che voi abbiate un'altra persona al vostro fianco. E quindi è il numero, ovviamente, per eccellenza della rivalità tra, ovviamente, forze complementari. Quindi questa persona comunque prova di nuovo, perché il 2 di bastoni rappresenta anche l'invidia. Guardate l'invidia come è presente spesso e volentieri in questa stesa. Invidia, invidia, invidia. Quindi questa è una persona molto triste, vi ripeto, è una persona molto sola, che pensa che voi siate andate avanti e che è una persona che è gelosa di voi, della vostra felicità, della vostra realizzazione, ma è anche una persona turbata, infastidita, gelosa, contrariata da quello che lui poteva avere e che non ha. Quindi è anche una carta di rimpianto, se vogliamo, non è un vero e proprio rimorso. Questa persona non ha capito di aver sbagliato, su cosa possa aver sbagliato, assolutamente no. Questa è una persona che ha però del rimpianto, perché sa di aver perso tanto, assolutamente sì. Quindi la collera che questa persona prova è molto di più riferita in riferimento a se stesso, perché questa persona sa di aver perso tanto. Quindi vorrebbe farsi avanti, ma poi ha momenti di crisi, di rivalità, di invidia, di sospetti, di dubbio, di incertezza, di inquietudine. Questa è una persona che potrebbe avere anche un equilibrio psicofisico precario, quindi è una persona che preferisce non agire, è una persona che preferisce temporeggiare nei suoi pensieri, nelle problematiche che da solo si crea, ve l'ho detto dall'inizio con questo 9 di bastoni. Questa è una persona che veramente è causa del suo stesso male, ma perché non è evidentemente una persona abbastanza matura per riuscire a capire che cosa diamine ha combinato sino ad ora. E non lo vuole fare perché non c'è una persona disposta in questo momento al dialogo né con voi, ma né tantomeno con se stesso. Quindi è una persona che sicuramente prova grande ambizione nei vostri confronti, questo sicuramente sì, ma obiettivamente è comunque una persona che non riesce in qualche modo a far fronte alla propria interiorità, non riesce a prendere una decisione. Questa è una persona che fa fatica a fare i conti con se stesso, con il passato, con il presente e con quello che lui stesso è. Quindi direi che ovviamente, visto il soggetto, nel caso in cui questa persona non si faccia momentaneamente comunque sentire, direi che è meglio così. E nel caso in cui voi abbiate individuato l'elemento o il ponte di contatto, evidentemente in questo caso è consigliato interrompere, perché vi ripeto, questa non è una persona che a livello sentimentale ha la maturità giusta per poter tornare da voi cambiata. Vi ripeto, qui non c'è la carta della morte, questa persona non è cambiata e non ha intenzione di farlo. Quindi il fatto che questa persona rimanga ferma evidentemente è un bene per voi. In questa posizione, il cuore ovviamente centrale della stesa, abbiamo proprio gli ostacoli. Quali sono i reali ostacoli che ovviamente questa persona vede anche nel tornare ad esempio da voi? E qui abbiamo il 6 di denari, la generosità. Ve l'ho detto dall'inizio, ragazzi, questa è una persona dal carattere tipicamente da egoista. Quindi è una persona che, vi ripeto, non riesce a dare tanto quanto riceve. Il 6 di denari ci parla della generosità, dello scambio equo. Quindi il 6 di denari è formato da 3 denari più 3. Io ne ricevo 3 e ovviamente contraccambio con altrettanti 3 denari. Questa non è una persona che riesce a comportarsi così. Questa è una persona che pretende dagli altri, prende dagli altri quello che vuole, di cui ha bisogno, 9 di coppe, e poi si allontana. Questa è una persona di una freddezza
incredibile, non è una persona generosa, non è una persona equilibrata, non è una persona che vede nello scambio equo un elemento fondamentale ed essenziale in un rapporto. Quindi non è una persona che vuole dare in amore, è una persona che vuole unicamente ricevere. È tipico ovviamente delle personalità fortemente narcisistiche. Quindi in realtà, vi ripeto, è una persona che dà troppa importanza alla passione, perché in questo caso il 6 di denari ci viene appunto in accezione negativa, quindi come vero e proprio ostacolo. Quindi è una persona che si entusiasma, magari anche molto velocemente per qualcosa, ma poi perde mordente, ve l'ho detto all'inizio con il 9 di bastoni, non ha interesse, cioè agisce un po' come una molla, poi però ovviamente torna indietro. Quindi ha atteggiamenti a volte esasperanti ed esasperati, smodati. Di nuovo, ragazzi, in accezione negativa rappresenta l'invidia, la gelosia, le illusioni, le disillusioni, le speranze deluse. Probabilmente questa persona magari si aspettava che voi in qualche modo avreste insistito di più nei suoi confronti, quindi è una persona che vuole essere rincorsa, perché è una persona che non si muove, quindi è incapace di dare, è troppo concentrata su se stessa questa persona. Il 6 di denari, ragazzi, ecco perché ovviamente in posizione centrale ci sta spiegando in maniera assolutamente intelligente e logica quello che abbiamo detto sin d'ora. È una persona che potrebbe anche ricevere cattivi consigli, particolarmente dannosi anche da parte di amici o familiari. Quindi è una persona anche circondata, vedete, da persone sbagliate, ingenerose proprio come lui. Persone che possono essere fonte di guai, persone che possono comunque portare questa persona a sbagliare e che lo allontanano da una vera e propria presa di coscienza di ciò che ha fatto sino ad ora. Quindi il problema di questa persona è la condivisione. Questa persona non riesce a vedere le cose in maniera diversa da come le ha viste sino ad ora. Questa persona non riesce a cambiare, non vuole fare questo sforzo e quindi preferisce appunto stare fermo. Non prende iniziativa, non ama avventurarsi, tirarsi sulle maniche, agire in maniera coraggiosa, temeraria, non ama la condivisione. Questa è una persona che preferisce fermarsi, bloccarsi lì dov'è. Non è una persona coraggiosa, assolutamente. Non ama lavorare sodo questa persona, non ama faticare per ciò che in qualche modo vuole, preferisce sempre che siano gli altri a muoversi. Quindi questa non è una persona che è assolutamente cambiata, assolutamente no. Ha pagato per ciò che vi ha fatto? Ma direi proprio di sì, perché comunque vi ripeto è una persona tremendamente sola, però chiaramente non è una persona che ha fatto i conti con se stessa, ma non lo farà praticamente mai, ragazzi. È una persona, vi ripeto, troppo concentrata su se stessa ed è troppo concentrata a invidiare gli altri piuttosto che in qualche modo cercare di capire cosa non va nella sua vita. Vediamo a questo punto con gli oracoli delle fiamme gemelle 2 frasi, 2 pensieri, 2 riflessioni che questa persona potrebbe rivolgervi, cose che magari avrebbe sempre voluto dirvi e che poi non ha mai fatto. Vediamo un po'. Farò del mio meglio. Cosa vi ho detto con il fante di spade? Questa persona non ha mai visto la fiamma in qualche modo spegnersi, quindi farò, non faccio, c'è la frase del faccio del mio meglio, mi impegno per, farò prossimamente, quindi ve l'ho detto che questa persona non agisce, ve l'ho detto con questo 2 di bastoni, farò prossimamente, vedrò di fare del mio meglio perché pensa che in realtà il rapporto fra di voi non sia mai terminato del tutto. Ho avuto paura, questo lo avevamo pienamente intuito, ve l'ho detto, questa è una persona che teme i rapporti, teme l'amore, teme il coinvolgimento, ve l'ho detto all'inizio con il 9 di bastoni, questa è una persona che ha paura dell'amore, ha paura di lasciarsi andare,
e quindi in passato ha avuto paura, ma a mio avviso ha ancora paura. Questa è una persona che fa veramente molta fatica a guardare con coraggio all'amore, che è un sentimento, vi ripeto, molto bello, ma che può ovviamente, incontrando personalità così fragili, provocare comunque delle enormi difficoltà. L'amore, come tutte le cose belle, bisogna saperlo maneggiare, soprattutto bisogna avere, ragazzi, la maturità giusta per poterlo vivere. Questa persona non è matura, ma a prescindere dall'età anagrafica, può essere una persona piuttosto adulta, già matura, ma in realtà non è una persona che sa vivere l'amore nel migliore dei modi. Si comporta come un ragazzino che ha più frequentazioni, che non sa scegliere. Farò del mio meglio prossimamente, continua a spiare e lo continuerà ancora a fare, ma non si muove, almeno diciamo nell'immediato futuro, quindi entro le prossime settimane. Questa persona sicuramente non si muoverà, o entro il prossimo mese grosso modo, Quindi non vi aspettate dei grossi cambiamenti nella vostra storia. Aspettatevi invece che questa persona in maniera imperterrita continui a spiarvi. Questo sicuramente sì, perché abbiamo il fante di spade, ve l'ho detto. Ma non vi aspettate, per esempio, che questa persona vi scriva o che comunque vi permetta di notare il suo passaggio, per esempio, nel vostro account social, perché è una persona molto intelligente, fante di spade, una persona molto furba, che quindi sa quando in qualche modo può agire in modo da non essere vista questa persona. Ma vi ripeto, è una persona che obiettivamente ha fatto ancora troppo poco i conti con se stessa, una persona che vive di paure, di ansie, di diffidenza, ve l'ho detto dall'inizio. Pensa di poter in qualche modo fare del suo meglio per tornare da voi, assolutamente sì, ma tende troppo a procrastinare. Quindi qui si parla di futuro, un futuro ovviamente non prossimo, non immediato, quindi pensa di agire, sì, ma qui si sta parlando di diversi mesi. Nell'immediato pensa solo di continuare a spiarvi, quello sicuramente sì. D'accordo, ragazze? Dunque, questa stesa appunto termina qui. Voi sapete che comunque io dopo un po' di tempo ripropongo ovviamente le stese per tenere d'occhio la situazione, e ovviamente anche questa situazione in particolar modo direi che forse anche più di molte altre è da tenere d'occhio. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, buona fortuna e a presto!